Un'alba così non mi sarei mai aspettato. Questo è paradiso, ragazzi. Quella mattina le montagne si sono accese di arancione e ora lasciate che vi spiego come sono arrivato qua su. Mi trovo ad Andrate, frazione San Giacomo, alla partenza del sentiero numero 872 che in circa 2 orette mi porterà in cima alla colma del Monbarone. È un monte piemontese che però segna l'inizio dei monti valdostani, 2370 metri di altitudine, 60 metri più in basso c'è il rifugio del Monbarone che, se oggi è aperto, vi farò vedere. Qui avete la traccia GPS del mio percorso, davanti a me ci sono circa 1000 metri di dislivello, si parte! Stanno aggiustando il sentiero. Si sta un po' annebbiando qua dietro, spero non piova e che in cima ci sia comunque un bel tempo. Ogni tanto capita di arrivare in cima e vedere il mare di nuvole, sarebbe molto bello. Comunque questo sentiero non mi è sconosciuto perché l'ho già fatto diverse volte in anni passati e mi ricordo un giorno in particolare dove ho incontrato un padre e figlio che mi dicevano che poi avrebbero dormito su nel rifugio a vedere poi l'alba al mattino. Erano molto simpatici, ma quello che mi è rimasto dentro è che ho visto tantissima felicità nei loro occhi, come se stessero per fare una cosa più bella al mondo. L'alba dalla cima deve essere molto bella perché il sole spunta dalla pianura padana. Mi osservano. Chi è questo pazzo che va sempre in montagna? È una chicca per chi corre in montagna. D'estate su questo percorso si svolge una gara, Ivrea-Monbarone. Ivrea è una città qua sotto che adesso purtroppo non si vede bene perché ci sono le nuvole, ma comunque è un percorso da 20 km e 2000 metri di dislivello e pensate che i migliori arrivano in cima in meno di 2 ore. Impressionante. Invece per gli amanti delle ciaspolate, e qui alzo la manina io, d'inverno è possibile fare una bella ciaspolata. Qui abbiamo la grande panchina di Andrate, con questa vista che oggi non è il massimo, ma non importa. Chissà quanti amori ha visto questa panchina e quanti ti amo ha sentito. Un po' di neve che non si fa mai mancare. Per fortuna il sentiero è già battuto. E siamo arrivati alla bacchetta di Quarne. Almeno qui c'è un po' di visuale. Pochino. E invece dietro, purtroppo, nuvole e soltanto nuvole. Dobbiamo ancora salire qui sopra. Mancano 150 metri di dislivello e siamo in cima. Però purtroppo, come vedete, il tempo non è bello, ma anche solo camminare in montagna tra la natura è bello, quindi sono comunque contento. Qua dietro invece è la vallata di Gressonei che sale su fino al Monte Rosa. Sono arrivato al rifugio Monbarone, che però come vedete è chiuso, e come se non bastasse sono immerso nella nuvola.
Che silenzio però, che pace. Adesso mi tocca ancora fare una sessantina di metri per salire fino in cima, dove mangerò un panino e poi vediamo che fare. E siamo giunti anche sulla colma del Mon Barone. Qui dietro di me c'è la statua del Redentore. Purtroppo sono sempre immerso nella nuvola e non si vede niente, zero. Però almeno non c'è il vento, quindi posso mangiare tranquillamente il panino, me lo godo tutto perché alla fine sono un po' più di 2 ore di cammino, 2 orette e mezza, e quindi ho anche abbastanza fame. Ok, panino mangiato, ma purtroppo le nuvole non sono andate via. Peccato perché da qui il panorama è veramente bello. Da questa parte c'è tutta la pianura padana, mentre dall'altra ci sono i Monti Valdostani. E di là ci sono gli Appennini Liguri che si potrebbero vedere in giornate di estrema visibilità. Mi dispiace lasciarvi così senza farvi vedere la bellezza di questo posto e quindi ho deciso di venire qua un'altra volta, un altro giorno, quando il meteo sarà più bello e lo farò solo per voi. Eccomi a distanza di 3 giorni, oggi è domenica, ma come vedete il tempo non è cambiato e quindi mi tocca tornare un'altra volta. E attenzione che col terzo tentativo e dopo un po' di giorni di maltempo sono sempre qui in cima al Mon Barone all'alba. Ragazzi, è uno spettacolo! C'è un po' di vento, ma non importa. È uno spettacolo. Guardate qui. E dietro di me, anzi davanti adesso, c'è il sole che è appena uscito. È bellissimo! Wow! Guardate che panorama! Ne è valsa la pena di svegliarsi alle 3, anzi alle 2, alle 3 sono partito sempre ad Andrate. E questo è il terzo tentativo. Wow! Che luce! Che roba! Mamma mia! Mamma mia! Non so descrivervelo quest'alba. Pazzesco. Ecco, qui soffia meno. Mi sono un po' coperto dalla statua del Cristo. E boh, non so che dire. Non ci sono parole per descrivere questo momento. Beh, com'è che si dice? L'attesa aumenta il piacere. La prima volta quest'anno che sono venuto era giovedì scorso, poi sono rivenuto domenica, sempre con maltempo, e ne è valsa la pena attendere questo sabato mattina perfetto perché non ci sono nuvole. Ho controllato anche ieri, verso tutta la pianura padana dava sereno, quindi non potevo che non sfruttare questa occasione. E tra l'altro oggi sono ancora più fortunato perché c'era anche la luna piena. Oggi abbiamo veramente tanta fortuna perché abbiamo anche luna piena. Guardate che roba. Al rifugio Mon Barone. E qui l'alba che sta per arrivare. Andiamo su. Raga, non ci sono parole, davvero. È stata un'esperienza magnifica, la prima volta nella mia vita camminare sia con la luna piena che vedere poi l'alba. 1 o 2 l'ho già fatto, però non tutte insieme. E ovviamente ho portato anche la caffettiera e ho già messo a bollire tutto perché il buon caffè non può mancare alla mattina, soprattutto e specialmente questa mattina. E mi sono portato anche i miei biscotti preferiti, le gocciole. Beh, che dire, adesso mi godo questo caffè e i biscottini. Questo è paradiso, ragazzi. Non so la ricetta magica per la felicità, però in montagna non sono mai stato male e oggi è ancora più speciale.
al frescolino. C'è un po' di vento, io mi sono riparato dietro questa statua, però comunque soffia un pochettino. Mi sta scaldando un po' questo caffè. E durante il primo tentativo vi stavo dicendo che si vedono anche le Alpi Ligure, o Liguri, scusate se sbaglio qualche parolina. Credo che oggi si vede proprio questa, non la prima, non questa, ma dietro c'è ancora una catena e credo sia proprio quella. Pazzesco. How rare and beautiful it is to even exist. I couldn't help but ask you to say it all again. I tried to write it down, but I could never find the pen. I give anything to hear you say it one more time, that the universe was made just to be seen by my eyes. And I couldn't help but ask you to say it all again. I tried to write it down, but I could never find the pen. I give anything to hear you say it one more time, that the universe was made just to be seen by my eyes. Vi faccio vedere ancora una volta il rifugio Monbarone, dato che oggi abbiamo questa vista spettacolare e come vedete qui ci sono i tavoli dove si può mangiare con questa vista mozzafiato. E bene ragazzi, spero che questa avventura vi sia piaciuta. Se avete delle domande o commenti scrivetemeli qui sotto. Grazie per essere stati qui con me oggi tra queste bellissime montagne e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao!